centinaia di chilometri di strade sterrate, facendo una vita in camper difficile a causa del vento. Abbiamo avuto un guasto irreparabile del nostro radiatore, in uno dei luoghi più remoti al mondo. Stiamo passando notti insonni e per finire anche una bella insabbiata ieri notte. Il viaggio in van in questa parte remota della Patagonia argentina ci sta mettendo veramente alla prova. Ma sapete la verità? La percezione di avere tutti questi problemi è assolutamente trascurabile. Quando apri bene gli occhi, prendi la cartina e comprendi che sei veramente qui, a me viene da ridere. Ma non ridere per non piangere, perché effettivamente c'è un rischio reale che il nostro mezzo si possa fermare. E niente, io rido perché tutto ciò è assolutamente unico e non vorremmo che finisse mai. Dopo il lago Cardiel abbiamo guidato quasi 300 km per arrivare a El Chaltén, una delle 3 porte di accesso che noi comuni mortali abbiamo per poter godere dei panorami del ghiacciaio più grande del Sud America, il Campo de Hielo Sud. Ricordiamo bene questo nome perché sarà il protagonista indiscusso di questa fase finale del nostro viaggio. Eccoci, siamo arrivati a El Chaltén, cuore del Parco Nazionale de los Glaciares. Però il tempo è brutto, non si vede niente, pazienza. Le ultime parole famose, altro che domani vediamo com'è, ci sono voluti 7 lunghi giorni di vento gelido e pioggia chiusi nel nostro van ad aspettare che qualcosa si vedesse. Vi lascio solo immaginare la quantità di volte che stavamo per mollare tutto e lasciare il Chaltén, un piccolo paesino per escursionisti nato negli anni 80, oggi culla del trekking patagonico argentino più estremo. Siamo rimasti chiusi praticamente tutto il tempo, ma per fortuna non eravamo soli nel nulla. E oggi possiamo dirlo che siamo davvero felici di poter raccontare tutto questo. Siamo qui al Chaltén da oltre una settimana perché il tempo è stato veramente terribile, un vento che ci sballottava tutti i giorni, anche di notte. Non si vedeva nessuna montagna, quindi abbiamo deciso di aspettare perché volevamo fare almeno un piccolo trekking e oggi finalmente si è liberato tutto, c'è un po' di vento, però è una giornata molto molto bella rispetto ai giorni precedenti, quindi ne approfittiamo per andare a fare un piccolo trekking qua in zona e per vedere finalmente queste montagne stupende. Pensate che in questi 7 giorni non ne potevamo più, abbiamo dovuto comprare una cartolina del Fitzroy del Serra Torre per vedercela tutti i giorni e sognare questo paradiso. Siamo appena usciti dal van e il Serra Torre e il Fitzroy si vedono e quindi corriamo al Mirador, vediamo un po' se riusciremo ad avere una visuale migliore. In questi giorni siamo stati prevalentemente nel van, non è stata una cosa facile, però ogni giorno è stato ricompensato con qualcosa. Ieri sera 2 lepri sono venute a visitarci vicino al nostro van e 3 giorni fa, assieme a una coppia di amici venuti dall'Italia che salutiamo, abbiamo visto i condor incredibili che volano sui cieli in altissimo. Credo che siano gli uccelli più grandi del mondo, con un'apertura alaria di 3 metri, e abbiamo girato qualche immagine di questa Patagonia che sembra sempre di più un documentario. Il condor andino è senza ombra di dubbio il re dei cieli continentali. Con la sua apertura alaria da oltre 3 metri è capace di volare per ore senza stancarsi, utilizzando le sue ali come vele e sfruttando i forti venti patagonici. Siamo affascinati da come rimanga sospeso in cielo in attesa di individuare il cibo e a differenza nostra può restare a digiuno per alcune settimane.
Vi dico la verità, ora che la nostra avventura sta terminando, guardare queste immagini mi trasmette chiaramente il senso di questi nostri anni di libertà a scoprire il mondo, che poi è il senso dei viaggi che facciamo quasi tutti. C'è chi cerca solo relax e va bene, ma c'è chi va oltre, osservando realtà diverse e immergendosi per crescere ed espandere la propria, e perché no, condividerli con chi è vicino. Ma ora smettiamo di fare gli stalker a questi condor, lasciamoli in pace e torniamo alla nostra avventura. Ecco, ormai la vista del Fitzroy a mo' di quadro sul nostro van è lì, finalmente si è aperto qualcosa. Corriamo a vedere perché non sto più nella pelle. Adesso stiamo andando qui al parcheggio dove partono tutti i sentieri. Incredibile vedere il tempo così, vi assicuro che era vento e pioggia per 7 giorni. Ho usato un sito che si chiama Windy, dove si possono vedere le previsioni orarie e anche una mappa dove si vede la copertura nuvolosa, e sapevamo che questo giorno sarebbe stato un po' meglio, ma sinceramente si sta aprendo veramente tanto. Che bello, che bello. Da qui si parte per il trekking, è un parcheggio dove non serve fare il biglietto perché questa parte del Parco Nazionale Los Glaciares è tutta gratuita, stranamente, quindi ne approfittiamo per camminare. Da questo momento non so bene cosa verrà fuori nell'audio perché c'è un vento pazzesco ovviamente, nel caso vi raccontiamo questa avventura sotto. Abbiamo cominciato, per fortuna questa parte iniziale in salita ma è riparata, ci sono raffiche di vento da 70 km/h. Per ora il nostro obiettivo è quello di arrivare alla Laguna Capri, che è un punto dove si vede benissimo il Fitzroy. Stranamente si chiama Capri, nome italiano. Chi è appassionato di montagna come noi sa bene di cosa stiamo parlando, perché ci troviamo nel ghiacciaio più grande di tutto il continente americano. Questo ghiacciaio può essere ammirato da 3 punti principali, che sono 2 in Argentina e 1 in Cile, il famosissimo Torres del Paine. Mentre qui in Argentina si può vedere da El Chaltén numerosissimi trekking, ci sono qui veramente, ve lo consiglio, se beccate la settimana di sole andateci, noi stiamo facendo tutto in un giorno. Mentre poi c'è il ghiacciaio che tutti conosciamo, che è il Perito Moreno, un ghiacciaio che andremo a vedere, non vedo l'ora. Ma io per adesso sono stra felice di essere qui, grazie al nostro van che ci ha permesso di soggiornare una settimana praticamente in attesa. La tecnica che abbiamo utilizzato è stata quella di aspettare che il Fitzroy si vedesse, cosa che è avvenuta un'ora e mezza fa, e salire. Stiamo salendo 350 metri di dislivello, siamo quasi arrivati, adesso c'è il Mirador che ci aspetta. Sono veramente stra emozionato, e anche se lo è, si legge dalla sua faccia
che sei emozionata, no? E perché queste montagne sono famose? Perché in pratica si sono formate con processi rocciosi negli anni che hanno permesso questa forma veramente dolomitica che ne fa un paradiso per gli alpinisti. Infatti di scalare la roccia del Fitzroy è considerata oggi una delle imprese più ardue al mondo. Ci siamo fermati lungo il percorso perché sentivamo un rumore, un battito contro il tronco di un albero. Ci siamo fermati a guardare ed erano dei picchi, penso almeno. Eravamo vicinissimi, quindi li abbiamo visti veramente a pochi metri di distanza e è la prima volta che li vedevamo, quindi un bellissimo spettacolo. Si tratta del Picchio di Magellano e non è assolutamente difficile da incontrare durante i trekking qui a El Chaltén. Ovviamente sta cercando da mangiare, preciso come un chirurgo, ha un ruolo fondamentale, perché può liberare l'albero da insetti infestanti. E poi è bellissimo vedere questa testa rossa che si ostina a beccare per, non so, penso cercare dei vermi o semplicemente per togliere la legna. Davvero, davvero una sorpresa questo trekking. Non ci posso credere, non ci posso credere. Stiamo arrivando al Mirador e si vede praticamente tutto. No te queda mojada. Yo que transpiro, no, exacto, no te queda mojada, se seca más fácil. No, ma che figata, che figata. Non ci posso credere. Com'è? Bellissimo, wow, che montagne. Questa è una delle viste più belle che si può avere sul Fitzroy. Si può salire, seguire il sentiero per altri 6 km e poi si può arrivare a una laguna, si chiama Mirador de los Tres. Non so se noi ce la faremo. Ce la facciamo? Sono già le 5:30, non lo so. Però già questo è veramente abbastanza per noi. Lì dietro spicca il Cerro Torre, 3100 metri, mentre il Fitzroy è 3300 metri. E quella parete deve essere veramente tosta da scalare.
Grazie al teleobiettivo possiamo notare anche i confini del ghiacciaio e osservare come il vento sposta la neve sulle cime di queste guglie. Immaginate che dietro queste montagne c'è la distesa di neve più grande al mondo, la terza riserva d'acqua dolce più importante dopo il Polo Nord e il Polo Sud. Acqua fresca da bere. Abbiamo fatto qualche chilometro più su, però non ce la sentiamo di arrivare al punto più bello, che è il Mirador Tres Lagos, anche perché sono già le 7 di sera e la vista che c'è oggi è veramente straordinaria anche da qui, anche se siamo 300 metri più in basso. Ci siamo fermati in questa spiaggetta dove c'è l'acqua che scende direttamente dal ghiacciaio ed è potabile. Quindi adesso ci godiamo il tramonto e ci vediamo domani. Oggi le montagne si sono liberate solo alle 15:30 e abbiamo deciso veramente in fretta di prendere tutto e salire. Avevamo solo una finestra di luce di poche ore che ci fa apprezzare il paesaggio solo al tramonto. Aspettiamo il momento in cui il sole scompare dietro la vetta del Fitzroy e si nasconde nell'infinita distesa del campo degli Yellow Sud. Corriamo velocemente al van prima che si faccia notte. È stata un'esperienza ancora più forte perché attesa da parecchi giorni di cattivo tempo. Ora vediamo com'è il tempo domani. Le previsioni purtroppo annunciano peggioramenti e noi non possiamo aspettare ancora. Queste montagne, ragazzi, hanno un magnetismo incredibile e sarà davvero difficile lasciarle.